In questa lezione parleremo dell'accordo diminuito. Esistono tre accordi diminuiti. Il primo, quello classico, non è altro che una triade costruita a partire dalla tonica per distanze di terze minori. Ad esempio, prendiamo il Do diminuito. Partiamo dalla tonica Do, muoviamoci per terze minori, Mi bemolle, dal Mi bemolle muoviamoci per terze minore, otteniamo il Sol bemolle. Questo è l'accordo diminuito. L'accordo di settima diminuita è invece una quadriade che si costruisce allo stesso identico modo dell'accordo diminuito. Partiamo dalla tonica, il Do, terza minore, terza minore, terza minore. Questo è l'accordo di settima diminuita ed è quello a cui ci riferiremo da adesso in poi. Infine, l'accordo di minore settima quinta bemolle non è altro che un accordo minore settima, quindi Do minore settima, con la quinta bemolle. Vediamo che ha una certa somiglianza con l'accordo di settima diminuita, ragion per cui spesso viene chiamato accordo semidiminuito. Se consideriamo il Do settima diminuita nel suo stato fondamentale, quando facciamo il primo rivolto, partiamo dalla nota Mi bemolle e l'accordo prenderà il nome di Mi bemolle settima diminuita. Secondo rivolto prenderà il nome di Sol bemolle settima diminuita. Terzo rivolto prenderà il nome di La settima diminuita. Per tal motivo gli accordi diminuiti si riducono solamente a tre, che sono Do settima diminuita, Re bemolle settima diminuita, Re settima diminuita. Pertanto, per coprire tutte le 12 tonalità, esistono soltanto 3 accordi di settima diminuita. 4 per 3, 12 tonalità. Tutti gli altri accordi non sono altro che rivolti di questi 3 accordi di settima diminuita fondamentali. Vediamo adesso come si costruisce l'accordo di settima diminuita. Esso si ricava a partire da un accordo di dominante con la nona bemolle. Ad esempio, prendiamo il Sol settima, accordo di dominante nella tonalità di Do, e aggiungiamo la nona bemolle. 7, 8, 9 bemolli, quindi aggiungiamo il La bemolle. Adesso, a partire dal terzo grado maggiore, quindi la nota Si, muoviamoci per terze minori e otteniamo Si, Re, Fa, La bemolle. Questo è l'accordo di settima diminuita relativo all'accordo di dominante Sol settima. Quindi l'accordo dominante e l'accordo di settima diminuita sono equivalenti a meno della fondamentale. Sol settima nona bemolle, Si settima diminuita. Manca la fondamentale. Un aspetto molto importante dell'accordo di settima diminuita è che esso racchiude ben 4 accordi di dominante. Basta infatti prendere un accordo di settima diminuita, Si settima diminuita, e abbassare uno per volta le note dell'accordo di un semitono. Partiamo dal primo. Abbasso il Si, diventa Si bemolle, e questo è l'accordo Si bemolle settima. Abbassiamo il secondo grado, il Re diventa Re bemolle, e abbiamo l'accordo di Re bemolle settima dominante. Abbassiamo il terzo grado, il Fa,
otteniamo il Mi, settima dominante. Abbassiamo l'ultimo grado, il La bemolle, diventa Sol, settima dominante. Quindi l'accordo di Si settima diminuita racchiude ben 4 dominanti: il Si bemolle settima, il Re bemolle settima, il Mi settima e il Sol settima. Lo stesso identico discorso vale per gli altri accordi diminuiti. Ad esempio, Do settima diminuita, abbassiamo il primo grado, Si settima, abbassiamo il secondo grado, Mi bemolle, Re, Re settima dominante, abbassiamo il terzo grado, Fa settima dominante, abbassiamo l'ultimo grado, La bemolle settima dominante. L'accordo di settima diminuita racchiude ben 4 dominanti, che sono Si settima, Re settima, Fa settima, La bemolle settima. Infine, stesso ragionamento anche per l'accordo di Do diesis settima diminuita. Abbassiamo il primo grado, si ottiene Do settima dominante. Abbassiamo il secondo, si ottiene l'accordo di Mi bemolle settima dominante. Abbassiamo il terzo grado, si ottiene l'accordo di Fa diesis settima dominante. Abbassiamo l'ultimo grado, si ottiene l'accordo di La settima dominante. Ricapitolando, l'accordo di Do diesis settima diminuita racchiude 4 dominanti, che sono Do settima, Mi bemolle settima, Fa diesis settima, La settima. Questo è fondamentale perché ogni volta che ho un accordo di dominante, ad esempio il Sol settima, abbiamo visto che c'è un'affinità armonica tra il Sol settima e l'accordo di settima diminuita costruito sul terzo grado maggiore, quindi Si settima diminuita. Quindi ogni volta che io ho un Sol settima posso pensare di sostituirlo con un Si settima diminuita e poi risolvere. Sicuramente a livello armonico è molto più interessante. Ma questo discorso non vale solo per il Sol settima, vale anche per tutti gli altri accordi di settima dominante racchiusi da questa diminuita settima, ovvero Sol settima dominante, Si bemolle settima, Re bemolle settima, Mi settima, che Barry Harris chiamava i fratelli. Questi sono i fratelli dominanti che fanno capo tutti allo stesso accordo di settima diminuita, che è questo, con i suoi vari rivolti. Quindi se io ho un Sol settima posso pensare di sostituirlo con questo e risolverlo. Ma se io ho un Si bemolle settima, stesso ragionamento. Rivolto e risolvere. Oppure l'altro fratello, il Re bemolle settima, posso pensare di utilizzare la settima diminuita relativa. Presa e rivolto e risolvere. L'ultimo fratello, il Mi settima, stesso identico ragionamento. Questo è fondamentale e va memorizzato per tutti e 3 gli accordi di settima diminuita. Buon lavoro
e buon divertimento.